Benvenuti a questa nuova lezione. Oggi parlo di uno degli argomenti per me più affascinanti in assoluto. Il tema è quello del Graal ed è un qualcosa che ha attraversato secoli di storia, tante culture, tanti paesi diversi. Probabilmente è stato chiamato anche in modi molto diversi, però per chi si è occupato seriamente di questa ricerca ha potuto sicuramente vedere che anche in occasioni nei quali si usavano nomi e magari interpretazioni diverse, ci si stava riferendo comunque alla stessa cosa. Potrei qui cominciare a enunciare una serie di elementi che Falco ci ha trasmesso nel tempo, conoscenze che vanno ben al di là di quella che è la semplice tradizione letteraria relativa all'argomento Graal. Concetti che hanno a che fare tra l'altro con conoscenze esoteriche tra le più elevate che l'uomo ha saputo esprimere. Però mi rendo conto che rischierei di ingenerare solo una grande confusione nelle persone, avendo qui un tempo limitato a disposizione. Utilizzerò quindi un approccio diverso. Cercherò di portare questo concetto dentro ognuno per averne un'esperienza più diretta. Provate allora a pensare nella vostra vita quando avete vissuto un particolare momento di misticismo, quando avete sentito con chiarezza di avere dei pensieri con una frequenza nettamente più elevata di quella che invece esprimete normalmente. Oppure pensate anche a quando avete vissuto un amore molto forte, non in senso possessivo ovviamente, ma un amore che vi ha particolarmente elevato i pensieri. Non ha importanza adesso quale fosse l'oggetto dell'amore, ma ciò che conta è il sentimento che avete vissuto, la trasformazione che ha prodotto dentro di voi. Pensate ancora, con un approccio ulteriore, a quando avete avuto dei momenti, forse rari, in cui vi siete sentiti perfettamente in sintonia con l'universo e avete percepito in quei momenti con chiarezza che la vostra volontà avrebbe piegato gli eventi al vostro desiderio. E questo succedeva perché il vostro desiderio era qualcosa di superiore, non si trattava di qualcosa di effimero. Non so se vi siano capitate esperienze del genere. Ecco, se le avete vissute, provate a immaginare che in quel momento vi siete avvicinati al significato di Graal. Avete vibrato sulla sua stessa frequenza. La forza del Graal, pur essendo qualcosa di immensamente elevato e potente, viene attirata infatti da queste nostre espressioni. Quando noi emettiamo queste frequenze, è come se lanciassimo un segnale che attira il Graal, il quale interviene come se avesse proprio la funzione di raccogliere questi momenti di energia così particolari e di conservarli. L'idea classica della coppa calice associata al Graal è proprio relativa al fatto che questa forza contiene questo potere mistico, questi stati di coscienza particolarmente elevati. Detto in altre parole, quando noi raggiungiamo l'apice del livello di pensiero che possiamo esprimere, è come se fossimo noi stessi Graal, e quindi per il principio del simile che risponde al simile, una delle tre leggi della magia, siamo molto vicini a ciò che si chiama Graal. Definire cosa sia il Graal precisamente non è affatto semplice, perché il concetto di Graal fa parte di quella categoria di conoscenze che nella tradizione esoterica sono definite i misteri, ed il nome è già piuttosto chiarificante. Si tratta comunque di una entità di immensa potenza. Non è originaria del nostro universo, ma ha l'immenso potere di poterci entrare ed uscire quando vuole. E ha contattato la specie umana in tanti momenti storici diversi. Ognuno di quei momenti è sempre stato un'occasione di elevazione spirituale per la specie umana, un'occasione di avanzamento evolutivo. Ogni volta che questo è avvenuto, l'umanità ha interpretato questo contatto in modo diverso, traducendo quindi questa entità con una forma specifica che andava ad indicare la funzione che in quel momento veniva espressa dal Graal in contatto con l'uomo. Il Graal è stato allora il fuoco,
è stato rappresentato da un bastone, in altre epoche ancora da un meteorite e altre forme ulteriori. È un po' come se in determinati momenti della storia umana il Graal fosse arrivato per stratificare degli archetipi nella conoscenza e nella coscienza umana, archetipi che hanno poi dato una svolta all'evoluzione della specie. La forma di calice è quindi solo l'ultima forma in ordine cronologico con la quale il Graal è stato identificato, una magica coppa che contiene un magico potere. In questo modo è stato spesso interpretato il Graal calice, e per ottenere questo potere è stato cercato a lungo nella storia. Ma la tradizione esoterica ci dice che il Graal si fa trovare solo da chi ne è degno. La religione cristiana tende ad appropriarsi di questo concetto abbinandolo al calice che Cristo avrebbe utilizzato nell'ultima cena. Di per sé l'idea non è sbagliata, nel senso che Cristo è sicuramente stato una coscienza tale da poter interagire con la forza Graal, ma la conoscenza di questa forza arriva da epoche molto precedenti a quelle del cristianesimo. Se ne trova infatti traccia in diversi miti, anche se, ripeto, bisogna fare attenzione a quando viene semplicemente raccontato con sfumature diverse, ma si tratta comunque della stessa cosa. Se osserviamo da un punto di vista geografico come si è diffusa questa conoscenza, notiamo che in Europa, ad esempio, fino al XII secolo non c'è traccia di questo concetto. Questa conoscenza fu infatti introdotta in Europa dai Cavalieri Templari, che la acquisirono nella Terra Santa. Apparentemente, infatti, loro erano in trasferta nella Terra Santa per le crociate, quindi per fare la guerra, ma in realtà loro, o almeno una parte di loro, andarono a scuola. Nel mondo arabo di allora, infatti, la conoscenza esoterica era ai massimi livelli. L'Oriente era la terra promessa di tutti i grandi ricercatori nel campo delle scienze esoteriche e delle scienze dell'alchimia. Tra il 1100 e il 1200 in Europa cominciarono a diffondersi i primi romanzi che raccontarono le storie relative al Graal. Parallelamente cominciò in Europa la costruzione di quelle splendide cattedrali che sono le cattedrali gotiche. Templi apparentemente cristiani, ma che in realtà sono pieni di simboli e segni che non sono cristiani per niente. Queste cattedrali erano di fatto l'apparato tecnico-fisico che serviva allora per poter mantenere la presenza in Europa di questa grande e potente energia legata al Graal. E mi fermo qui ora perché la storia potrebbe essere veramente molto lunga. Anche la scuola manuriana ha svolto la propria cerca del Graal. Questo avvenne negli anni '80. Attraverso diversi viaggi in diverse zone del mondo si trovarono diversi oggetti che erano stati collegati a questa forza. Parallelamente si sviluppò una ritualità apposita, che continua ancora oggi, necessaria per mantenere un costante collegamento con la stessa forza Graal. Per una parte delle operazioni teurgiche che hanno creato il sistema triade, il Graal è stato addirittura fondamentale, nel senso che senza le possibilità del Graal non si sarebbe potuto raggiungere quel risultato. Nell'esperienza damanuriana la presenza del Graal serviva quindi soprattutto alla realizzazione della triade, ma in generale in ogni occasione e contesto dove si ha a che fare con questa forza, anche semplicemente parlandone, il Graal ha sempre il potere di elevare le frequenze, di creare questo campo di energia mistica che permette di dare dei significati alla realtà molto differenti da quanto può avvenire normalmente. Arrivando però a parlare del nostro tempo presente, ci troviamo con un nuovo mistero che riguarda il Graal. Stiamo vivendo uno di quei particolari momenti storici nei quali l'interpretazione del Graal e quindi della sua forma stanno cambiando. Tecnicamente, quindi, il Graal oggi
non è più il calice, la coppa, il contenitore che per 2000 anni abbiamo sentito raccontare dalla tradizione, ma è qualcosa di differente che analizzeremo nella seconda parte della lezione.